Bentornati a tutti in questo nuovo video. Ci siamo lasciati così l'ultima volta con la macchina alzata e fondamentalmente diciamo a posto. Allora, sono stati fatti 1, 2 e 3 rialzi che mancavano, così da completare questo step, di modo che sia tutto installato correttamente e fermo. Allora, siccome il basamento non ci viene pronto, perché il fabbro ci ha chiesto un pochino di tempo, andremo a sistemare tutto il vano motore, tutto quanto, tutti questi cablaggi qua così, andremo a fissarli, sistemare un po' tutto e a reinstallare il filtro dell'aria. Pensavamo di montarne uno a cono, però preferiamo rimontarlo originale, almeno siamo sicuri, la macchina è nata così, rimarrà così. Sistemeremo il serbatoio dell'acqua, dell'idroguida, una bella pulita tutto. Valuteremo se spostare il serbatoio qui davanti, facendo magari un foro qui e mettendo qui il tappo, di modo da non dover andare là in fondo a riempirlo. Poi tenete 2 litri di gasolio, non è che poi farà 30 metri l'anno, però almeno è qui davanti e ci libera tutto quello spazio lì. E nella sessione di oggi probabilmente faremo anche la barra d'uomi, ovviamente artigianale, perché nella vita bisogna arrangiarsi. Faremo una piastra da mettere qui, di cui abbiamo già comprato la fresa specifica, nuova di pacca, per far dentro 2 fresate e non usarla più, ottimo. L'andremo ad installare qui, avvitarla ai supportini originali. Faremo una tazzata, dopodiché per una questione di sicurezza qui andremo ad installare un tubo di questo diametro, lo faremo alto poco più di questo dado, quindi magari lasciamo un 5 mm e gli metteremo un tappo sopra. Questo perché, siccome la sicurezza non è mai troppa e bisogna sempre, bisogna essere sicuri di quello che si sta facendo, nel caso remoto in cui si dovesse spaccare il gommotto e tutto il supporto, consiglierebbe che l'ammortizzatore salirebbe e non vogliamo che succeda questo, quindi noi gli faremo un anello e un tappo sopra, di modo che non succederà mai, però è meglio star sicuri. Nel caso si dovesse spaccare questo supporto, l'ammortizzatore non potrebbe salire perché si fermerebbe sul tappo che gli mettiamo noi. È una sicurezza che preferiamo mettere. È ovvio che non è una soluzione definitiva, ma se si dovesse rompere, quantomeno l'ammortizzatore resterebbe lievemente guidato e ci permetterebbe di spostare la macchina o fare manutenzione o comunque di fermarci senza distruggere tutto. Poi, come ho detto, su quella piastra lì faremo la barra d'uomi per legare insieme tutta la parte anteriore della macchina, come si fa fondamentalmente nelle macchine da corsa, e così potremmo ritenere archiviato tutto il parte del vano motore, quindi chiuso il cofano non ci dobbiamo più lavorare. Quindi una bella pulita e iniziamo a sistemare questa giungla. Abbiamo già iniziato a trovare dei cablaggi, diciamo così, fantasma, cose appoggiate dentro nel motore che non andavano da nessuna parte. Vabbè, però nel complesso non è tanto un casino, dai, si riesce. Alla fine è tutto connettori, qua andrà allungato qualcosina, però la cosa che mi preoccupa di più adesso è questo connettore, che non ho la più pallida idea di dove vada, perché quando abbiamo abbassato il motore abbiamo staccato qualcosina per essere comodi, però questo connettore qua non riesco proprio a capire dove cavolo vada. Salterà fuori, penso, anche perché è obbligato, no, se no non mi parte la macchina e mi agito dopo. Però ripeto, nel complesso pensavo peggio. Dai, adesso gli facciamo una staffettina a questo e andiamo avanti. Allora, la situazione attualmente è questa: tutta questa linea qui è stata tutta quanta fissata e sistemata, ok, tutta quanta lì, tutta la parte sotto, tutta la parte che c'è lì dietro che adesso non si vede. Ora vediamo se faccio vedere anche di qua. È stato fissato tutto, siamo saliti e siamo andati qui dietro. Ok, adesso stiamo facendo le staffe
per tenere fissati i raccordi qua del freno, quindi scenderemo, non riesco a fare un po' di luce, perfetto, quindi scenderemo da qui dove originariamente fino a qua, faremo un foro, lo filetteremo e ci rifisseremo di qui e anche di là. Poi abbiamo già preparato per la vaschetta dell'acqua, abbiamo usato lo stesso sistema del radiatore, foro filettato, barra filettata, tubicino, qua mettiamo una ranella in questo punto, ci appoggiamo, qui saldiamo questo tondino, vediamo se questo qua lo salderemo alla macchina dove c'era il perno originale, e là davanti abbiamo filettato, così la vaschetta dell'acqua rimarrà a posto, lontana anche dal tappo. Ci incastreremo sul tubo dell'idroguida e rifaremo il pezzo che scende perché è rimasto corto, e già così siamo a buon punto. Poi passeremo al resto, anche qua, ok, qua si vede un po' meglio il tondino. Abbiamo sistemato un paio di masse qua e là. Ecco il connettore che non capivo cos'era, cioè questo è questo qua del debimetro che c'è nascosto qui sotto, il connettore, questo qua non capivo cos'era, non avendolo smontato io non mi ricordavo. Poi vediamo cosa fare con il serbatoio, probabilmente lo mettiamo qua, stiamo ancora decidendo se piazzarlo qui, fare una staffettina, e dobbiamo decidere cosa fare della batteria che sarebbe qui. Ok, dobbiamo decidere se spostare anche lei qui davanti per lasciare sgombra tutta quella zona lì o meno. Adesso vediamo, passo alla volta. Allora, abbiamo perso un po' di tempo con l'idroguida, abbiamo tagliato il tubo, abbiamo messo quel tubo lì in ferro che sale, piegato lievemente in avanti per poi riconnettersi ancora alla scatola. Questa qui l'abbiamo fissata ed è tutto fissato, abbiamo messo forse qualche fascetta che prima non c'era, e tutta quella parte qui a posto. Adesso per rimontare il filtro dell'aria, siccome viene parecchio in basso, infatti il bocchettone è qui, monto prima questo perno, il fratello di questo qui, di modo da avere gli ingombri chiari, dopodiché monto sulla scatola filtro, vedo la staffa dove va a finire, in modo da iniziare a fissarla sotto, perché tralasciando il fatto che uno è rotto, ci sono questi perni che sono questi qua, ok, va montato così. Dopo c'è un altro fissaggio qui, siccome mi dà l'idea che va parecchio in basso, ma tanto, preferisco aver montato quelli, perché il filtro originale qui ha dentro questa conca, ok, che sarebbe questa, ok. Devo capire se abbassandosi riesco a schivare riesco con la parte superiore a schivare il longherone o meno, quindi monto quello lì subito e poi via con la scatola filtro. Allora, come potete vedere, ho installato il secondo tondino e ho già provato a installare la scatola d'aria e purtroppo non monta perché quel problema che vi dicevo di questo ribassamento che qui non ho non mi fa montare il filtro dell'aria. E fortunatamente ho voluto provare il filtro dell'aria dopo aver montato il tondino, che se l'avessi fatto senza il tondino installato avrei detto ok, si può montare, non ci sono problemi, quindi bene così. Niente, qui adesso valuteremo, magari torneremo sull'idea del filtro a cono, perché lo scatolotto qui è abbastanza ingombrante per le nostre esigenze, e comunque tenete conto che era talmente basso per riuscire a farcelo stare, ma comunque non in interferenza con il tondino, che comunque la frizione non riusciva più a muoversi, non riusciva più a fare, era praticamente appoggiato, quindi non si monta niente. Essendo che lì, come potete vedere, magari montiamo un filtro a cono piegato a 90 gradi o uno dritto, un qualcosa, vediamo cosa ci offre il mercato, dai. Quindi niente, quella parte qui non si fa oggi, potremmo anche montarlo che viene in avanti, no, però dai, verso il basso magari è un po' più carino da vedere. Niente, dai, richiudiamo e a questo punto passerei a fare la barra due uomini, o la barra due uomini o i due tondi che mancano lì, adesso decidiamo. Allora, come potete vedere siamo passati al serbatoio, questa è la sua nuova ubicazione.
praticità a livelli top. Abbiamo messo qui davanti, qua. Ok, così abbiamo liberato tutto quel vano lì che ci interessa per dopo. Vi faccio vedere, è montato così, molto semplice. Abbiamo accorciato i tubi, gli abbiamo dato una sistemata e quant'altro. Adesso, in mancanza di opzioni, perché i duomi non li possiamo fare perché non abbiamo il ferro, ottimo. C'era qualcos'altro che dovevamo fare ma non possiamo fare perché ci mancano i pezzi, adesso mi sfugge. Siamo passati alla frizione. Allora abbiamo preso il gancio originale, l'abbiamo tagliato via, gli abbiamo saldato una prolunga che andrà praticamente da là dove cacchio è, dove originariamente verrà qui davanti. La alzeremo con un pezzo di ferro 3x3, sposteremo questo più o meno in zona qui, rifaremo la staffa un pochino più indietro e teoricamente qualcuno sostiene che dovrebbe funzionare. Io sono un po' scettico. Sono scettico, è giusto che io dica che sono scettico. Quindi adesso andiamo ad installarlo appena saldato e iniziamo a posizionarlo nuovo. Poi vi faccio vedere come facciamo a collegarlo insieme. Allora, come potete vedere, questo è il setup. L'asta con la sua prolunga, qui saliremo con questo tubolare, più o meno penso qui. Valutiamo se montare questo, che è il suo di serie, oppure se fare un buco qui, con una tacca, in modo da inserire questo, bloccarlo dentro. Allora, il nuovo sistema è installato, contrariamente alle mie aspettative funziona anche bene, non ci avrei scommesso più di tanto. Lì è saldato sulla macchina, qui tutta la staffa, questo è originale, questo è il prolungamento. Andiamo, cambiamo prospettiva, ok, come potete vedere è lievemente inclinato, però se ne faremo una ragione, sembra funzionare bene, ok, ottimo. Poi abbiamo installato i due tondini che mancavano, uno e uno, due, e fondamentalmente direi che siamo a posto. Quindi il motore adesso si presenta in questo modo, abbastanza in ordine. Per la batteria decideremo cosa fare, la lasciamo in stand by, tanto al massimo ci sarà da accorciare e allungare qualcosa. Questo qua verrà fissato qui così dopo che avremo fatto la barra duomi. Adesso prendiamo le misure per il filtro a cono, vediamo di capire adesso con tutti gli ingombri come montarlo e cosa montare, se farlo girare di qui in su, fuori, neanche metterlo magari. E niente, sono rimasti indietro quei tubetti lì che non è un problema, li sistemeremo poi. E questo tubetto che va collegato dove c'è il filtro, e valuteremo come collegarlo. E grande serbatoio, praticamente ha girato mezza macchina. E direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio tutti quanti ancora, grazie del vostro sostegno e supporto, e niente, ciao a tutti.